Gara da natante. Canna, bollentino, canna da natante, chiamatela come volete. Sicuramente è una delle pratiche sportive adesso più in voga, anche perché le società nautiche devono farle ormai per forza e quindi ci sono tantissimi nuovi appassionati. E cosa vi proponiamo? Io e Fabrizio, ovviamente, un video su questo tema. Andiamo a vedere insieme a Fabrizio. Ciao Fabrizio. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Andiamo a vedere insieme tutta la preparazione, cosa bisogna fare, come bisogna prepararsi, le cose che bisogna avere per fare in tutta tranquillità e sicurezza e anche, perché no, cercare di vincere una gara canna da natante. Vediamo insieme. Allora, iniziamo a dire che esistono due tipi di gare di canna da natante. La canna da natante da barcone, che è quella che si fa per i campionati italiani, quindi tutti quanti sullo stesso barcone, le gare durano 5 ore, ogni ora si cambia postazione in modo tale che tutti quanti abbiano, si spera, la stessa possibilità, quindi le stesse chance di vincere. Questa però è una gara abbastanza complicata, quindi per oggi diciamo solo che esiste, però ci concentriamo su invece le classiche gare da canna da natante con ognuno i propri natanti, quindi solitamente queste sono gare che si fanno in coppia e quindi non saremmo tutti quanti sullo stesso campo gara, ma saremmo sparsi su un campo gara già prestabilito. Allora, prendiamo per esempio questo tipo di gara perché sicuramente la gara più usuale, quella che sicuramente la maggior parte di voi potrà fare nella propria regione, perché sono gare molto più semplici da gestire, mentre le gare da natante, già la problematica del barcone, trovare un barcone per 40, 50, 60 persone diventa complicato. Quindi restiamo sulla classica gara da natante con barche singole. Questa è una gara che solitamente si fa possibilmente in coppia e quindi non è più un discorso solo di cosa faccio io, ma gestire proprio la coppia, quindi riuscire anche a dividersi bene i compiti all'interno di una barca, che sembra una cosa di poco conto, mentre invece in una gara di 4-5 ore la gestione, l'organizzazione è secondo me una delle cose principali per poter riuscire a fare un buon risultato. Non dico a vincere magari, però sicuramente a fare un buon risultato. Iniziamo a parlare di come si affronta una gara quando diciamo che noi cerchiamo, vorremmo cercare di farla per vincere. Questo discorso delle gare, secondo me, non serve solo ai garisti, ma secondo me può servire certi spunti anche per chi non vuol fare gare, ma semplicemente vuole migliorare il suo modo di fare canna da natante. Perché nella gara tu devi avere degli schemi ben precisi che io mi porto anche quando vado a fare una pescata per conto mio e vi posso garantire che facendo le cose schematiche avrete sicuramente degli ottimi risultati. Quindi rifacciamo un passo indietro. Abbiamo deciso di iscriverci a una gara da natante. Io sono a Cagliari e quindi partiamo dal presupposto che c'è una gara a Cagliari, nel Golfo di Cagliari. Cosa succede? Sicuramente ci daranno un campo di gara prestabilito, quindi ci daranno 4 punti GPS dove noi potremmo all'interno gironzolare e cercare il punto migliore. Ovviamente, per chi vuol fare una gara fatta bene, tutta questa ricerca non deve essere fatta ovviamente il giorno della gara, ma deve essere fatta precedentemente. Quando io ho una gara, faccio proprio una preparazione ben mirata. La faccio magari qualche settimana prima, 2 settimane prima, una settimana prima e magari anche il giorno prima. Questo cosa serve? Serve perché io ho bisogno di capire innanzitutto qual è la zona del campo gara dove c'è più pesce. Devo capire che tipo di pesce c'è nel campo gara e da lì poi andare a costruirmi tutto quanto quello che mi serve, cioè travi, braccioli, eccetera, eccetera, perché in base a quello che io vado a trovare posso decidere di cambiare travi, posso decidere di cambiare esca
o posso decidere di cambiare proprio strategia. Se ci sono magari molti pesci piccoli e quindi devo fare una gara in velocità, oppure magari ci sono dei pesci di taglia importante e quindi evito magari la velocità e cerco di fare peso. Poi dipende anche questo dal regolamento che ha la gara, perché non tutte le gare hanno lo stesso regolamento. Quindi alcune gare prediligono proprio come bonus prendere più pesci, altre pesci più grandi, oppure altre gare ancora la moltitudine di specie, quindi a seconda del tipo di pesce che tu prendi c'hai un bonus e quindi potrebbe essere molto interessante cercare pesci diversi perché ognuno di loro ti può dare un bonus differente. Ci sono 1000 regolamenti, però noi andiamo su una cosa standard perché altrimenti non usciamo vivi. Quindi una ricerca del campo gara che avviene sicuramente nelle settimane precedenti. È anche vero che in qualche settimana lo scenario sott'acqua potrebbe cambiare. Può cambiare anche da un giorno a un giorno, però noi ovviamente per fare una gara dobbiamo avere una strategia. Secondo me chi parte per una gara senza una strategia in linea di massima l'ha già persa. Non ha quasi nessuna speranza di vincerla se ci sono svariati equipaggi di persone brave. Poi una botta di fortuna può anche succedere, però se tu ragioni una botta di fortuna su 10 barche ci sta, su 20 barche diventa difficile, su 30, 40, 50 barche una botta di fortuna diventa molto improbabile. Quindi la preparazione della gara, sapere esattamente cosa andare a fare e dove muoverti è fondamentale. Io quando preparo una gara, come dico io, l'ho già vinta o persa prima di farla, cioè in base all'organizzazione che mi sono fatto, senza saperlo, ho già deciso le mie sorti, se ho vinto o se ho perso questa gara. Anche perché mi è capitato spesso e volentieri di andare a mare, magari, le condizioni del giorno della gara sono completamente diverse, allora lì devi proprio inventare. Quando inventi, solitamente inventi per difenderti, mai per vincere. Quando invece tu arrivi a mare e le condizioni sono quelle che tu ti eri già studiato, allora lì ti accorgi proprio che puoi fare la gara per i primi posti. Ovviamente noi, essendo garisti, ragioniamo sempre per vincere. Cioè per me, nelle gare vince una persona sola. Dal secondo in poi hanno perso tutti, quindi sono molto rigido. Questo ovviamente Non potrebbe... dovete essere tutti così, per chi No, inizia, vi dico che anche se non fate il primo, ma entrate nei primi 5 o 10, vi posso dire che è un grande risultato, soprattutto in certi campi gara, perché non tutti i campi gara sono uguali, quindi ci sono persone che sono veramente dedite alla pesca, vanno praticamente ogni giorno, è difficilissimo arrivarci, però io parlo anche per tanti amici che partecipano alle gare e loro, cioè già arrivare nei primi 5 o nei primi 10 è una sfida non da poco. E poi ogni tanto devo dire che capita che anche quelli bravissimi si trovano dopo la metà della classifica, quindi tutto può succedere. Anche chi si è preparato benissimo, dopo alla fine si trova in qualche condizione particolare per cui non riesce a concretizzare tutto. Poi, secondo me, tanto c'entra anche un po' la fortuna, sì, e c'entra anche magari, non so se può essere fortuna o proprio capacità nel scegliere la posizione migliore nel momento in cui uno sceglie la zona di pesca, perché ricordiamoci che queste gare si fanno ancorati, non si va allo scaroccio e soprattutto non è che uno possa cambiare 10 volte il posto dove ci si ancora, quindi una volta che si sceglie la posizione si inizia magari la pasturazione e si resta lì. allora, io ho fatto l'esempio mio personale, io essendo un garista faccio le gare per vincerle. Questo video non ha quell'intento. A noi interessa innanzitutto far vedere come si affronta una gara e cercare di aiutare magari gli amici che vorrebbero fare delle gare anche per divertirsi, perché ovviamente, come hai detto tu, quando in una gara si arriva fra i primi 5, tu non lo sai, quindi comunque ti accorgi che te la puoi giocare e allora a quel punto c'è molto più divertimento. Detto questo, tutte queste cose che noi andremo a dire serviranno sicuramente a migliorare
i garisti, ma vi renderete conto che poi tutte queste cose vi serviranno anche per le vostre pescate quando andate per conto vostro. Molto semplice. Cosa abbiamo detto? Tu hai detto una cosa importante. Allora, in una gara è importante non spostarsi troppo. Questo perché tutto il tempo che noi usiamo per gli spostamenti è tempo buttato. Quindi, se noi riusciamo ad arrivare in un unico punto, magari organizzato da settimane prima, da giorni prima, fermarci in quel punto lì, ancorarci con l'ancora o se la gara lo permette con i motori elettrici e riusciamo a stare in quel posto lì, sicuramente partiamo molto avvantaggiati, perché si arriva lì, si inizia, come ha detto Davide, a pasturare, perché in una gara la pastura è veramente una di quelle cose che fa la differenza. Quindi la prima cosa, il punto. Quindi trovatevi un punto dove ci sono i pesci o dove ipoteticamente i pesci arriveranno. Arrivate in quel punto, vi ancorate e da lì iniziate a pasturare. La differenza nelle gare la fa la pastura, perché immaginatevi 50 barche nel giro di 1 miglio, i pesci dove andranno? I pesci innanzitutto tendono a rimanere fermi dove stanno, però se si devono muovere, si muoveranno dove arriverà sicuramente la pastura, e la pastura migliore oppure la pastura anche più abbondante. Si creano proprio dei fiumi e tu riesci con la pastura a portare tutti i pesci di quella zona verso di te. Questo tipo di pasturazione da gara è talmente forte che se ti si mette qualche barca a qualche metro a destra, qualche metro a sinistra, se tu sei bravo non gli fai proprio prendere un pesce. Questo mi è capitato tante volte. Quando noi facciamo gare di bolentino, ho tante persone che mi seguono. Ah, io seguo te, io seguo te. Io gli dico sempre, non seguitemi, ma non perché non voglio essere seguito, perché non ha un senso. Se io mi ancoro in una pietra e inizio a pasturare, i pesci saranno lì e nella mia pastura. Tutto intorno si creerà una terra bruciata. Quindi, se voi non conoscete bene un campo gara, non mettetevi a fianco a quelli bravi o ipoteticamente bravi. È molto meglio andare a cercarvi un posto vostro che non mettervi a fianco a un bravo, perché un bravo vi annulla completamente. Riesce con la pastura e con tutte le varie tecniche a farvi portare a casa 0 pesci. Questa è una cosa molto importante. Io non seguo mai nessuno. Cioè, se sono in un campo gara che non conosco, non l'ho preparato, so chi sono i bravi, cerco di capire da che lato del campo gara vanno, quello lo posso capire, ma una volta che loro sono ancorati, io me ne guardo bene da starci vicino, perché se loro sono veramente bravi, non mi fanno prendere un pesce, quindi a quel punto tu vai per conto tuo e deciderai di fare la tua pastura nel tuo posto. Lo vedete qual è la problematica di non preparare? Che chi ha preparato sa già dove posizionarsi, quindi già è bravo di suo, si posiziona prima di voi, inizia a pasturare prima di voi e inizia a prendere i pesci prima di voi, poi è durissimo a quel punto recuperare. Questa è una cosa molto importante, quindi se volete fare una gara per fare una bella figura dovete per forza prepararla e dovete decidere già il giorno prima dove andrete a fare la gara. Vi faccio vedere una cosa se si vede. Allora, che mentre stavo preparando la roba per voi, per il video, questa è una delle scatole con cui io vado a fare la gara. Non so se si vede qua, Davide. Sì, si Qua vede che c'è scritto qualcosa sopra. ci sono tutta una serie di punti che io ho provato nelle settimane prima e anche il giorno prima, e da lì mi sono scritto che pesci c'erano, che tipo di esca, tante piccole cose. E da lì poi, la notte prima della gara, ho deciso qual era il punto su cui dovevo giocarmi la gara. Parliamo dell'ultima gara che abbiamo fatto. Noi organizziamo ogni anno una gara che si chiama Bolentino Day, che è la gara più grossa che c'è a Cagliari, ma anche in Sardegna. Siamo circa una quarantina, una cinquantina di barche, quindi andare nel punto giusto dall'inizio è fondamentale. E poi da lì ti segni magari i punti in seconda, in terza, in quarta, perché potresti non trovare i pesci. Però devi farti una scala. Meno punti fai e più sei avvantaggiato, proprio per un discorso di tempo. La cosa importante nelle gare è non perdere tempo. Quindi, una volta che siamo ancorati, abbiamo pasturato, la pastura ne abbiamo parlato in altri video, poi potremo fare una cosa specifica. La pastura si fa in 1000 modi.
mille varianti. Abbiamo visto in qualche altro video la pastura Experience che ha organizzato Davide. Quella è già una pastura molto interessante perché è già pronta. Quindi per chi magari non volesse o non ha dimestichezza a preparare tanta pastura, può arrivare già col suo barattolino di Experience, probabilmente magari nel mio caso che peschiamo a 50 metri, quella a fondo, e pasturare solo con quello, perché quella è sardina, peso e collante. Quindi noi possiamo fare delle pallette e buttarle dove noi pensiamo che la corrente sia giusta, perché anche lì c'è un altro discorso molto importante. Nelle gare hai pochissimo tempo per pensare, quindi la pastura va gettata velocemente, ma deve essere gettata bene, perché se noi la gettiamo male, abbiamo un boomerang, invece di colpire i pesci, colpisce noi, quindi ci sposta i pesci e rischiamo che i pesci vadano dal nostro vicino. Quindi quando Comunque, fate... per quello che riguarda la pastura, trovate in descrizione, non solo la pastura, ma anche la pastura, troverete il link al video proprio che riguarda la pasturazione. Quindi per approfondire anche quel tema lo trovate dopo in descrizione. Sì, e poi sicuramente faremo un video ad hoc proprio per la pastura e vediamo tanti prodotti, perché poi in una pastura si possono mettere tanti prodotti. Tenete conto che molte volte noi andiamo a pescare anche con 30-40 kg di pastura. Ovviamente è una spesa importante, però per noi garisti, per noi amanti di queste gare qua, queste spese si fanno molto volentieri. Poi, ripeto, andremo a vederle nello specifico perché la pastura è veramente un mondo a parte. Quindi abbiamo detto di nuovo posizione, pastura e lì noi dobbiamo essere già consapevoli di che pesci ci sono sotto di noi o degli ipotetici pesci che arriveranno. Questo perché lo dico, sembra una cosa strana, ma chissà quali pesci, non è una cosa molto complessa, cioè quando noi andiamo, abbiamo preparato 1, 2, 3, 4 volte, sappiamo già in linea di massima se ci saranno i saraghi, se ci saranno le tanute, se ci saranno le boghe, se ci saranno i surelli, sappiamo già più o meno. Poi il mare è bello perché è sempre un'incognita, può sempre cambiare, però in linea di massima noi dobbiamo avere una linea. La linea perché? Perché a seconda di come dobbiamo pescare, cosa dobbiamo pescare, dobbiamo avere dei travi completamente diversi. Qui un altro mondo. Per chi non è abituato a fare le gare, è fondamentale avere svariati travi, ovviamente già pronti. Ricordatevi una cosa, in gara tu non puoi fare nulla, non ti puoi mettere a legare, non ti puoi mettere a incollare, non ti puoi mettere a fare nessun tipo di prova. Tu in gara devi avere già tutto quanto pronto, quindi avremo magari i travi o i braccioli per le boghe, i travi e braccioli per le tanute e ogni pesce ha un suo tipo di trave e un suo tipo di amo. Questo è molto molto importante se vogliamo avere dei risultati. Ma io direi, Fabrizio, di fare proprio un video che riguarderà soltanto le differenze di bracciolo, di amo e diciamo di trave, dove facciamo un recap dei sistemi pescanti più usati, ecco, in gara, con relativi anche diametri. Io metterò magari il mio contributo per quello che riguarda la pesca in Adriatico, quindi magari qualcosa di più sugli sgombri, cioè un altro tipo di pesce, magari anche forse un po' più piccolo. Anche quello. Da garista, andando a fare la finale dei campionati italiani a Chioggia, mi sono dovuto preparare centinaia e centinaia di braccioli e di travi per la pesca al surello e allo sgombro, che ovviamente da noi si fa poco e nulla, quindi ne ho fatto talmente tante che mi dureranno per 10 vite, fin quando non riandrò a fare magari campionati in quel posto lì. Pesca divertentissima, bellissima, un'esperienza meravigliosa, però in Sardegna si fa poco e niente, quindi quello è per me è proprio una piccola nicchia. Però vi faccio vedere invece, se riusciamo a vederlo, per esempio, questo qua, vedete, questo è un portatravi solo per i braccioli e questo è, vi faccio vedere le differenze che ci sono solo per una gara. Per esempio, vediamo se lo riuscite a leggere. Allora, questo per esempio è uno 0,24 con bracciolo da 40, amo da 6.
Poi questo no, è la stessa cosa, complicato da togliere, no, ecco qui, questo è un altro, no, eccolo qui, amo a bracciolo da 23,5, 60 cm, amo 5, lo vedete? E qui sopra c'è scritto RIP, RIP vuol dire il riporto è 7-8 cm di lenza più grossa che andranno, ve lo faccio vedere, vediamo, lo vedete? Qua c'è l'amo e qua c'è un nodo. Questo è un 0,23, il riportino sarà uno 0,25, perché se noi abbiamo dei pesci con i denti, andranno sicuramente a intaccare il nostro bracciolo e avere un rinforzino negli ultimi 7 cm, vi assicuro che sarà una manna dal cielo, soprattutto se trovate pesci come le tanute oppure come le boghe. La tanuta ha proprio i denti, però utilizziamo dei fili, vedete, 23, 25, magari un po' più grossi, mentre la boga ha dei dentini molto più piccoli, però peschiamo col 12, col 14, col 16, quindi dopo 10 pesci quel filo sarà distrutto e creare un riportino di un filo un po' più grosso è una cosa molto intelligente perché ci permetterà di utilizzare lo stesso bracciolo per molto più tempo e come abbiamo detto il tempo nelle gare è fondamentale. Vedete poi un'altra cosa, allora questo è un rocchettino, vedete come noi teniamo gli ami da gara, allora qua sono tutti uniti, io lo svolgo completamente, adesso vediamo se si riesce a far vedere, qui sul finale c'è un tubicino e qui c'è una micro asoletta, lo vedete io ho tolto e ho subito pronto l'altro amo, quindi tolgo, incastro, poi vi farò vedere anche questo nel particolare, ho degli sganci rapidi, agganciamo e poi andiamo a infilare il tubicino e a chiudere tutto quanto in modo tale che noi non vediamo più nessun nodo e ci dà due vantaggi, uno che la parte finale dell'amo rimarrà rigido e due che questa rigidità non permette al bracciolo di annodarsi al trave. Questo è uno dei travi, è uno dei finali da gara. In questo caso questa scatoletta qui è una scatoletta che ho utilizzato per l'ultima gara che abbiamo fatto, una gara che si è svolta fra i 45 e i 55 metri di fondo, quindi pesci di fondo, tanute, paraghi, saraghi e poi tutto il pesce colorato, quindi lo sciarrano e tanti altri pescetti. Ovviamente in questa gara avevamo il limite minimo che era, se non ricordo, 7-8 cm per determinati pesci e poi ogni pesce, con la tabella della Sardegna, ogni pesce aveva un suo limite in modo tale da non andare a intaccare i pesci molto piccoli. Quindi praticamente ormai noi lo vediamo a occhio, però altrimenti noi ci portiamo sempre ve lo faccio vedere qua, un metro e andiamo a controllare se il pesce è in misura, altrimenti lo ributtiamo. Questo, per esempio, lo vedete, è il nostro portapesci. Questo è un portapesci da gara che utilizziamo sia nei barconi, ma se riusciamo anche nella nostra barca. Lo vedete, qua ci sono le scatolette per l'esca. Questo è autocostruito dal geometra Sanna, il mio compagno di pesca, e qui sotto, vedete, c'è un secchio in plastica che noi riempiamo d'acqua e buttiamo velocemente i pesci, anche questo per fare velocità. Poi a fine gara abbiamo i pesci in acqua, quindi sono ancora umidi, bagnati, non perdono peso e soprattutto non abbiamo perso tempo ad aprire un igloo, qualsiasi cosa che ci fa perdere tempo. Questa è in assoluto una delle cose più rapide che noi possiamo usare. L'unico problema è che non esiste, va costruito. Già un sacco di segreti, poi vi devo uccidere dopo, devo fare una... Non vincerò più una gara dopo tutti questi segreti. Allora, ritorniamo a noi. Quindi abbiamo detto che a seconda dei pesci noi dobbiamo costruire travi e braccioli diversi. E infatti qui vi ho fatto vedere
uno dei tanti. Poi se io vado ad aprire un'altra scatola, vediamo dove ne ho tante, questa è sempre una scatola uguale a quella di prima, però qua invece ci sono tutti quanti braccioli per un'altra pesca, che è un'altra gara che ho fatto a Sant'Antioco in 20 metri d'acqua. Quindi cosa cambia tra 20 metri d'acqua e 50 metri d'acqua? Tutto, cioè è praticamente un'altra pesca, cambia completamente tutto. Prima avete visto braccioli da 23 col riporto, 25, adesso ne prendiamo uno a caso di questi e vediamo, guardate qua, se lo vedete, questo è il più grosso che ho, è uno 0,18. Quindi qua partiamo da 0,18 a 0,12. Una pesca a pesci molto più piccoli, più o meno gli stessi pesci dei 50 metri, ma ovviamente molto molto più piccoli. Quindi andiamo a cambiare sia braccioli, canna, fondamentale, e travi. Tutto diventa molto 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 più fine. Adesso vi faccio vedere un trave da gara, vediamo se si vede bene. Allora, girella finale, vedete qua c'è un tubicino incollato in modo tale che non ci siano nodi. Vedete qua ci sono perline incollate, anche qui per non fare nodi, e poi qui al centro c'è il famosissimo sgancio rapido che vi ho detto prima. Qua si attacca velocemente la soletta, si mette il tubicino e via, e si parte, in modo tale che quando un bracciolo è rovinato, intaccato, invece di dover cambiare tutto il trave, oppure tenerlo fin quando non si rompe, noi semplicemente in una frazione di secondo cambiamo bracciolo. Queste sono tutte cose che ti permettono di essere veloce. Però tutta questa roba qui io l'ho riportata anche fuori dalle gare, cioè quando io vado a pescare per conto mio, fondamentalmente uso questo tipo di attrezzatura. Prima invece dello sgancio rapido usavo la 4 fori. La 4 fori della Stonfo è veramente bella, però la problematica della 4 fori della Stonfo è che è fissa, quindi se tu vuoi sostituire un bracciolo sei costretto o a tagliare e rifare il nodo oppure a cambiare tutto il bracciolo. Questo ci porta sicuramente a perdere del tempo. Un'altra cosa importante con questi braccioli qui è che tu puoi preparare 10, 20, 30 magari travi e magari ti puoi preparare 100 braccioli. Se invece utilizzi la 4 fori, devi preparare per 100 braccioli, devi preparare 50 travi e quindi ovviamente un grande spreco di tempo. Siccome purtroppo io ho un negozio e ho un negozio di pesca, quindi praticamente vivo qui dentro, ho sempre meno tempo per prepararmi i travi, quindi alla fine utilizzare questo sgancio rapido mi è servito per ottimizzare e vi faccio vedere anche quale sgancetto rapido è. Questo è il sgancetto rapido, vediamo se si legge, della Tubertini, è l'8102 in versione 12 o anche in versione 10. Questi qua sono gli sgancetti che noi utilizziamo. Sì, io normalmente nelle gare che facevo effettivamente utilizzavo le microsfere 4 fori, sempre della Stonfo, per una questione di leggerezza del trave, perché il trave effettivamente rimane un po' più leggero, forse un po' meno visibile, però sicuramente anche questo sistema va bene. Davide, la tua teoria io l'ho portata avanti per 10 anni. Io ero l'uomo in 10 anni di corsi, 4 fori, leggera, trasparente. Ve la faccio vedere perché ho 1000 travi ancora preparati con la 4 fori. Eccola qua. Questo è un trave fatto con la 4 fori. Eccola qua. Vedete? Totalmente trasparente, questo è veramente un killer. Però il problema è il tempo che ci vuole a prepararle e il tempo che ci vuole a sostituirla durante una gara. Ripeto, io ero l'uomo delle 4 fori, guai usare altro. Poi mi sono accorto che proprio per una questione di tempo non riuscivo più a prepararmi
tanti travi come facevo un tempo e quindi ho fatto un po' il furbo e ho utilizzato quasi per necessità il gancettino e mi sono accorto fondamentalmente che continuavo a vincere le gare e quindi quello non mi cambiava la vita, ma semplicemente mi aiutava a essere un pochettino più rapido. Questo per dirvi che quando voi andate a pesca, siete garisti, che voi siate bravissimi o non siate bravi, non fissatevi mai con una cosa, cioè l'evoluzione è continua. Io ho persone a cui ho fatto dei corsi che veramente hanno difficoltà a staccarsi da quello che hanno sempre fatto. Se una cosa è migliore, diventa migliore, fatela, non abbiate paura, provate, cambiate, perché nella pesca non c'è niente di peggio che fossilizzarsi. Chi si fossilizza non cammina, quindi vi consiglio di provare. Quindi fate proprio una prova, fate dei travi con la 4 fori e fate dei travi con lo sgancettino rapido in metallo. Io personalmente, ripeto, oggi ti dico che differenze secondo me non ce ne sono, anzi andiamo meglio col gancetto rapido che con la 4 fuori. Poi, ripeto, è sempre il mio modesto parere, non voglio convincere nessuno, però tutte le persone a cui li ho fatti vedere, piano piano si stanno tutti quanti convertendo, quindi magari male male non è. Poi vedete, tutto quello che io vado a preparare è sempre in pezzi di Eva cilindrici, perché se voi utilizzate è grandi, questo è da 7, io meno di 7 non lo uso mai nel bolentino, nella traina uso addirittura quelli da 100, quelli più grandi, perché avendo un fluorocarbon molto più grosso tendo a mettere quelli più grandi. Nel bolentino sarebbe bello, però non so se voi non li vedete, ma solo qui ho migliaia di rotolini, quindi se dovessi mettere quelli grandi avrei bisogno di un camion per portarli, quindi quello da 7 cm è perfetto. Ok? Sia per i travi, sia per i braccioli. Altra cosa che vi volevo far vedere, in questo caso, per esempio, io ho fatto un trave con 2 braccioli, con solo 2 braccioli. Diciamo che a seconda di che tipo di gara sto facendo, preferisco utilizzarne 2 rispetto che 3. Normalmente i regolamenti ti permettono di usare 3 ami. Se ragioniamo sulla pesca alla boga, il terzo amo fa la differenza. Se peschiamo con pesci di galla, il terzo amo spesso fa la differenza. Ho notato invece che molte volte se peschiamo pesci di fondo, il terzo amo non solo pesca poco e niente, soprattutto quello che sta in alto, ma spesso e volentieri vi crea problemi, perché molte volte non pescando tende ad attorcigliarsi. Quindi prova una volta, prova 2 volte, spesso e volentieri io pesco direttamente con 2 ami. Magari tendo... Anche perché diciamo che se usi 2 ami puoi usare dei braccioli leggermente più lunghi, cioè i molto più terminali degli lunghi, ami intendo. molto più lunghi. E questo ti dà una maggior riuscita in gara, in pesca. Sì, perché ricordatevi una cosa molto importante, questa è una legge proprio fissa. La lunghezza del vostro trave, quindi tutto il trave più l'amo finale, non deve essere mai più lungo della vostra canna. Questo è molto importante, perché allora, se voi avete una canna di 3 metri, potete sviluppare un trave massimo di 2,70 m, 2,50 m, perché altrimenti recuperando la girella andrà a piantarsi sul vostro apicale, rischiando di rompere cimino e anello, e voi non riuscirete a portarvi i pesci in barca, perché anche nella pesca a bolentino, nella maggior parte dei casi, tu devi issare il pesce in rapidità, quindi fai questo movimento e il pesce tende a salire e prenderlo velocemente. Altra cosa di velocità, se tu hai un trave troppo lungo, tiri sulla canna, ma il pesce continuerà a stare in acqua, quindi il tuo trave deve essere sempre più corto della canna, è importante. Cosa succede? Se io ho 2 ami, posso utilizzare 2 braccioli lunghi e con una canna tra i 3 metri e 3 metri e mezzo io riesco a gestire un bracciolo, un trave con braccioli lunghi. Se io dovessi mettere il terzo,
questo trave diventerebbe troppo lungo e sarei costretto a utilizzare canne molto molto lunghe. Parentesi, quando noi peschiamo canna da tante in barcone, quindi tutti all'interno dello stesso barcone, usiamo canne dai 4 ai 5 metri, per forza, perché altrimenti vieni completamente chiuso dagli altri e non ti muovi. Utilizziamo braccioli anche di 1 metro e mezzo, soprattutto sugli sgombri, e quindi devi per forza utilizzare delle canne 4-5 metri. Quando invece, ve le faccio vedere qui un attimo, per esempio, allora questa è la F2 di Tubertini, questa è la stessa, una canna da 3,80 metri a 4 metri e mezzo. Questa è una canna telescopica, una delle poche canne telescopiche che io uso, e questa la uso quando vado a fare quelle gare in 20 metri d'acqua, perché questa è una canna medium light, quindi molto morbida, e mi aiuta con fili molto fini con pesci piccoli. Quindi questa è, vedete, una canna da fondo con poco fondo, pesci da fondo con poco fondo. Adesso vi faccio vedere, questa invece è la canna che ho utilizzato a Chioggia per fare i campionati. Questa è un F1, sempre di Tubertini, è scritto in oro, si vede poco. Questa è una canna ancora più morbida. Questa è una canna proprio specifica per fare gli sgombri, i surelli e tutti quei pesci di galla. Canna sempre di 4-5 metri, morbidissima, tant'è che in gara io, ma tutti più o meno hanno rotto una quantità di cime veramente esagerate, perché sono delle cime veramente morbide, perché lo sgombro non deve sentire la mangiata, e soprattutto quando poi lo vai a ferrare, abbiamo usato anche i fili del 12 e partivano anche pesci molto grandi. Se tu non hai una canna ultra light, rompi praticamente sempre. Quindi già vedete, pesci da galla c'ho una canna di un tipo, pesci da fondo in basso fondo ne ho un'altra, mentre quando io vado a fare, e sono tutte canne molto lunghe queste, quindi barcone e pesca molto fine, canna molto lunga, mentre invece se io vado a fare la classica gara di cui stiamo parlando noi, ritorniamo sempre alla solita Genetic Hero 3,30 metri. In questo caso, essendo tu da solo in barca o col tuo compagno, non rischi di essere chiuso in mezzo a 10.000 altre persone che hanno canne da 5 metri, quindi preferisco utilizzare una canna media. Perché? Perché sicuramente mi stanca molto meno il braccio e riesco a fare molta più velocità rispetto a una canna di 5 metri. Questo è un dato di fatto. Una canna di 5 metri è complicata da gestire. Una canna da 3,30 metri, 3,50 metri secondo me è la perfezione. Quindi torniamo sempre alla Genetic Hero, che è una super canna. E questa la puoi usare sia per pesche medie che per pesche molto toste, perché è una canna che tiene tantissimo piombo. Mentre quelle altre due che vi ho fatto vedere prima sono canne invece che tengono pochissimo piombo. La Super Light abbiamo pescato più o meno tutto il giorno con 30 grammi, mentre con la Medium Light abbiamo pescato con 50-60 grammi. Con la canna invece, con la Hero, possiamo tranquillamente utilizzare anche 200-250 grammi perché stiamo andando a fondo e quindi dobbiamo fare velocità. Quindi vedete che in base alla profondità, in base al tipo di pesce, in base a come io vado a preparare la gara, abbiamo svariate attrezzature, svariati finali e tante piccole cose diverse. Non spaventatevi perché non sono tutti come me, io sono, da questo punto di vista, sono molto puntiglioso, faccio questo, mi piace fare questo. Detto tutto ciò, io come tutti quanti ho iniziato con un'unica sola canna e andavo a fare tutti i tipi di gara con la stessa canna. Poi piano piano, facendo una gara qui, una gara su, una gara giù, mi sono accorto che avevo bisogno di diversificare e negli ultimi anni, piano piano, con sacrificio, mi sono fatto anch'io un reparto canne da bolentino molto vario. Però, ripeto, è come una persona che va a correre e si compra determinati tipi di scarpe per correre nel cemento, in pista, in montagna. Purtroppo non puoi correre con le stesse scarpe perché ti rovini i piedi. Nella pesca, quando sbagli canna, sbagli attrezzatura,
ahimè, non vai molto avanti. Quindi vedete che il mondo della gara inizia ad aprirsi e diversificarsi. Poi magari certi argomenti li andremo proprio a vedere nello specifico, facendo magari dei video più corti e andando sul focus, perché c'è veramente tanta roba. Beh, diciamo comunque che dopo alla fine del video daremo uno o due combo al massimo proprio per chi vuole iniziare, per dire guarda queste canne qui sono comunque performanti, vai a spendere anche poco, ma riesci comunque a fare la tua garetta e senza essere proprio svantaggiato al 100%, perché se uno Certo. va a usare una canna che non ha proprio nessun tipo di caratteristica per il pesca che si va a fare, i risultati purtroppo sono difficili da ottenere. Poco fa anche un altro ragazzo ha lasciato un commento sulle nostre attrezzature da pesca chiedendo ma come allora qua per me che sono un dilettante devo comprare una canna, un mulinello per ogni tipo di pesca che vado a fare, addirittura un mulinello diverso. Io ho cercato di spiegare dopo rispondendogli che non è che noi adesso vogliamo dirvi comprate un mulinello per esempio per ogni tecnica che andate a fare, però se dovete andare a comprare un mulinello, non è meglio sapere che quando comprate un determinato mulinello sarete avvantaggiati in qualche tecnica e magari svantaggiati in altre tecniche? Quindi la coscienza di quando si va a prendere una cosa, sapendo cosa si va a acquistare, secondo me ha un valore. Non è che dopo dipende da noi se vogliamo spendere di più, di meno, prenderne uno, prenderne due di mulinelli, però almeno andiamo a prendere il materiale giusto per la tecnica di pesca che andiamo a fare. Io vi posso assicurare che conosco tantissime persone che hanno speso migliaia di euro in attrezzatura e quando sono andato nella loro barca a vedere se siamo andati fuori a pescare mancavano le cose giuste per le cose che dovevamo fare e avevano magari mulinelli, canne costosissimi, ma non puoi fare un slow pitch con una canna da bolentino oppure andare a fare usare i tataki su una canna da spinning. Con tutto che la canna da spinning vale 600 euro, non è adatta per quel tipo di operazione. Meglio, secondo me, prendere una canna o un mulinello, scegliere magari il range di spesa che vuoi fare, però almeno hai l'attrezzatura giusta per quella tecnica dove vuoi andare a fare, che vuoi fare. Se vuoi fare una gara di canna da natante, puoi fare la gara anche con la canna da spinning, ma i risultati saranno sempre mediocri. Devi avere una canna più lunga, devi avere terminali lunghi, allora riuscirai a fare delle cose e vedrai, ti avvicinerai anche a quelli che pescano tanto e da tanto tempo. Questo è fondamentale. Io ormai in questi ultimi anni passo ore al telefono con clienti che sono magari sardi oppure anche di tutto il resto dell'Italia che chiamano perché giustamente vorrebbero magari comprare sul mio sito, però non sanno esattamente cosa comprare. E quindi noi ormai diamo un'assistenza telefonica che io credo che pochi altri diano, perché sapete benissimo che nei siti uno compra e poi si deve un po' arrangiare. Noi stiamo riuscendo, dando questa assistenza, grazie anche poi ai video che stiamo facendo assieme con Davide, passo veramente tante ore con persone che si accorgono che avrebbero completamente sbagliato gli acquisti. E sbagliare gli acquisti su internet vuol dire buttare dei soldi. Quindi se dovete comprarvi delle attrezzature, e non vi stiamo dicendo, ripeto, di comprarvi 10 canne, 10 mulinelli, cercate, il consiglio che vi posso dare è, se vi piace la pesca a 360 gradi, cercate di fare il meno tipi di pesca possibile, perché molte volte mi chiedono, ma io voglio una canna per fare tutto. E io dico, non esiste. Non mi piace imbrogliare la gente, non mi piace dare una cosa tanto per darla. Le canne oggi sono molto specifiche. È anche vero che con una canna da bolentino, se vuoi, puoi andare a fare calamari. Non ti dà il massimo, però lo puoi fare. Con una canna da calamari puoi fare bolentino. La puoi fare, devi stare attento a non romperla e non ti darà il massimo. Quindi ogni tipo di attrezzatura è specifica. Poi tu ci puoi fare quello che vuoi, però ovviamente i risultati saranno quelli. Detto questo, i negozianti sono messi lì sperando sempre che il negoziante che hai davanti ne capisca, perché molte volte potrebbe anche non capirne e quindi venderti qualsiasi cosa. Io ho scelto proprio di fare un negozio
mirato di prodotti dalla barca perché era il mio settore, era quello dove io ne sapevo di più e quindi ho fatto un negozio proprio a mia immagine e somiglianza, proprio per cercare di aiutare chi veniva o chi ci telefonava, perché oggi è importante, oggi puoi comprare tutto ovunque, però il problema è che quasi nessuno ti dà degli input. Ed è anche l'obiettivo che abbiamo noi, cercare di aiutare le persone che sono alle prime armi e cercare di evitare di fare gli errori, perché oggi gli errori purtroppo costano e quindi ti ritrovi magari avendo speso dei soldi con un'attrezzatura che non va bene e di queste persone purtroppo ne vedo migliaia, o perché sono state gli hanno spiegato le cose male o perché hanno fatto un fai da te e il fai da te purtroppo è spesso disastroso. Quindi cercate sempre di parlare con chi ne sa di più e cercate di comprarvi un'attrezzatura giusta perché purtroppo la pesca oggi è molto selettiva. Detto questo, ritorniamo alla nostra gara. Allora, voi vedete, questa è un'altra delle scatole, di queste ne ho tantissime. E voi direte, ma perché questo esaurito c'ha tutta questa roba qui? Perché all'interno di una gara, ricordatevi che spesso e volentieri il tempo c'è nemico, quindi si tende, se non sei pratico, a entrare un pochettino in agitazione. Quando tu entri in agitazione in gara, fai disastri. Quindi importante è l'organizzazione di quello che è intorno. Quindi quando fate una gara, portatevi il meno possibile. Tanto lì non potete inventarvi nulla. Fili in extra, ami diversi, non portatevi. Portatevi solo le scatole di quello che avete preparato. Dovete averlo lì davanti a voi, a portata di mano. Possibilmente scrivete, l'avete visto? Come io scrivo tutto. E già così, con l'agitazione, spesso e volentieri non è facile. Ok? Oppure un'altra cosa, mettete le ruzzole di diverso colore. Quando voi avete in una scatola le ruzzole rosse, le ruzzole blu, sapete magari che la ruzzola rossa ha un filo più fine, mentre nella ruzzola blu avete messo un trave con un filo più grosso. Cioè dovete avere sempre un riferimento, perché vi ricordo che quando avete tutto organizzato, i fili, capire se un 23, un 25, un 28 è spesso impossibile, quindi dovete scrivere per essere rapidi. E anche qui, vedete, un altro piccolo bonus di tempo. Tanti bonus di tempo ti permettono magari all'interno di una gara di 5 ore di calare magari 50 volte rispetto a un altro che è bravo come te ma è più lento, quindi in automatico siamo bravi uguali, io ho calato 150 volte, tu hai calato 100 volte, vinco praticamente sempre io. Questo è il concetto, quindi ottimizzare il tempo e il tempo in gara si ottimizza avendo tutto pronto e tutto in ordine. Io ho visto tanti amici che quando vanno in barca sembra che debbano rimanere 10 anni, si portano qualsiasi tipo di cosa, non serve. In barca quando vai a fare bolentino servono travi pronti, braccioli pronti, piombi, poi ve li faccio vedere, e gli slamatori fondamentali, che ne ho di tante forme, tante misure diverse, perché ogni slamatore slama bene un tipo di amo, ok? Se lo slamatore è troppo piccolo, voi non riuscite a slamare. Da sottolineare, tipo di amo, non tipo di pesce. Lo slamatore va usato in funzione dell'amo che stai usando, non il tipo di pesce che stai usando. Decisamente, il pesce non mi cambia lo slamatore, mi cambia l'amo, perché se io ho un amo a pancia larga, un amo lungo, un amo corto, allora cambio proprio lo slamatore per poterlo, perché il concetto dello slamatore, per chi non lo sapesse, lo slamatore ha un foro qui dentro, ok? Quando noi andiamo a slamare il pesce, noi lo facciamo... No, tu devi passare il filo dentro nel foro. Ok, passi, c'è un foro qui, tu lo passi, quindi il filo entra qui dentro. Poi fai scendere lo slamatore fino dentro la bocca del pesce fino all'amo, tenendo teso il filo, dai un colpo secco, quindi cosa fa? L'amo si staccherà dal pesce e andrà a infilarsi qui dentro.
Però se lo slamatore è troppo piccolo, magari rispetto all'amo, tu staccherai l'amo da una parte e lo attaccherai dall'altra e quindi rimarrai 5 minuti a perdere tempo. E hai perso una gara. Invece slamatore perfetto, tac tac, noi ormai lo facciamo senza neanche guardare. Hai un colpo, due colpi, se l'amo è uscito, ok, se l'amo non è uscito vuol dire che stai sbagliando qualcosa, o lo slamatore è sbagliato o la tua posizione è sbagliata, magari non stai tenendo teso il filo, perché è importante è tenerlo teso. Poi magari anche qui andremo a fare dei focus qualche altro video. Mamma mia, quanti focus che dovevo Ma fare. quanti video? Quanti video? Sì, focus, video, chiamali come vuoi, insomma, va bene, Ti ragazzi, dovrò è un vedere per lavoro. tutta la vita. Quindi lo vedete? Adesso vi faccio vedere. Questo è quello che io mi porto durante una gara, non più di questo, oltre a ovviamente i miei travi. Quindi poca roba e mirata. Devo sapere sempre dov'è e devo avere tutto sotto controllo. Quindi è inutile portarsi valigie di prodotti, non ha veramente un senso. Oltretutto, tutto ciò che tu porti in mare 1, 2, 3, 4, 10 volte non la usi, alla 10ª volta la devi buttare. Quindi hai buttato una quantità di soldi industriale. Questo ve lo dico per esperienza. Ok? Quindi cercate di tenervi i vostri travi sempre in scatole chiuse, possibilmente di non fargli arrivare acqua e di non fargli arrivare umidità, perché voi avete preparato 200 braccioli per una gara, ci finisce umidità, 2 mesi dopo quei 200 braccioli sono da buttare e voi avete perso mesi di vita a prepararli e un sacco di prodotto. Oltretutto, tutto rigorosamente a fluorocarbon di alto livello, perché ovviamente quando tu fai una gara, io perlomeno uso solo fluorocarbon di alto livello, c'è veramente una fortuna in queste scatolette qua. Già solo questa scatola costa una fortuna. Però la verità è che quando poi tu sei in gara riesci a gestire tutto quanto e tutto sotto controllo. Molto importante. Altra cosa importante, non perdete mai la testa. In gara c'è sempre tempo per recuperare. Se anche non pensate, state lì concentrati. Io ho perso la testa solo una volta in gara. Alla prima calata ho E non agganciato l'hai il mai più trap. trovata, Fabrizio. Dimmi. Tu in quella gara hai perso la testa e non l'hai più trovata. No, l'ho Una volta vinta, sei l'ho anche così. vinta, però potevo rischiare di perderla perché parte la gara, attacco alla prima calata, ho perso tutto il trave perché avevo attaccato male la girella. E quella è una problematica delle gare, quando hai fretta, sei agitato, ok, e da lì parte già male. Basta un attimo, quindi calma e sangue freddo, riprenditi e riparti perché poi se fai tutto bene vedrai che i risultati arriveranno, anche perché, vi dico un'altra cosa importante, unita alla pastura, quando voi pasturate, non è detto che i pesci arrivino subito. Ok? L'ultima gara, l'ultimo Tataki Day, l'anno scorso che ho vinto, Tataki Day hai detto. sono fissato col Tataki Day, scusatemi, il Bolentino Day, sempre la mia gara. Ho iniziato a pasturare in un punto dove nelle volte prima avevo trovato dei pesci importanti e quindi avevo deciso che la mia gara l'avrei fatta lì. Appena siamo arrivati abbiamo preso subito un paio di pesci belli, poi abbiamo iniziato a pasturare e per quasi un'ora zero, quindi disperazione più totale, però era il punto dove io sapevo che c'erano. Sono rimasto, ho continuato a pasturare, a pasturare, a pasturare, fin quando alla fine i pesci non sono arrivati. E nel giro di un'ora abbiamo vinto la gara, perché veramente è arrivato di tutto. Pesci belli, grandi, un paio di paraghi oltre il chilo, tanute, saraghi e svariati pesci. Sì, sì, Eh, come qua a Trieste. A come a Trieste stessa Trieste. cosa, eh. Dopo un'ora ti arrivano i saraghi, i pagri da un chilo e mezzo. Eh, diciamo che non è proprio la normalità neanche qua, però il giorno è andata così e la fortuna, la bravura, chiama quello che vuoi, è che in quell'ora, ora e mezzo siamo riusciti a prendere tutti i pesci senza perderli. Andiamo avanti, Fabrizio, qua il sole mangia le ore, arriva il tramonto. Ok, quindi niente, andiamo avanti. Allora, cosa parliamo? Parliamo un pochettino di esche? Beh, delle esche e dei piombi, cioè, Esche e dobbiamo parlare piombi. ancora di queste due cosette qua. Allora, i piombi ce li ho da qualche parte qui. Ecco qua, guardate che bei
Che bella scatoletta. Questa è una scatoletta, una delle tante, per piombi da pesca un po' profonda. Quindi qua avremo dei piombi che vanno dai 100 grammi ai 200 grammi circa. Adesso questo è il classico piombo con la girella e col gancetto per essere rapido. Ok? Ovviamente in base al tipo di pesca che vado a fare mi porto piombi completamente diversi. Che se pesca a 20 metri vado dai Ma 40 ai... toglimi questa curiosità, Dimmi. c'è differenza a usare il piombo giallo rispetto al piombo naturale? La verità è che non ne sono così convinto, non sono sicuro al 100%. Per tanti anni si è usato il piombo giallo non mi dà nessuna controindicazione, che mi faccia pescare di più, non lo so. Un piombo fluo non ti fa pescare di più. Non ho notato grande differenza tra un piombo giallo e un piombo blu. L'unica cosa ovviamente è che a me piace avere i piombi plastificati per una questione di pulizia. Il piombo è sempre pulito, se cade in terra in barca non mi lascia le strisciate, sembra una fesseria, ma d'estate se ti cade un piombo gommato su un piede ti fa anche molto meno male rispetto a un piombo normale, a un piombo classico. E niente, però la verità, se il piombo giallo fa la differenza, non ci metterei due mani sul fuoco, ma neanche una. Però Ok, gente molto più salviamo le brava di mani. me ha detto il contrario, quindi possibile che sia così. Eh, su una cosa dove non sono particolarmente sicuro rimango vago. Io uso piombi gialli, li ho sempre usati, in negozio faccio i piombi di matti per la pesca gialli, pronti già, però non lo so, è più una moda, sono belli. E poi una cosa importante sul piombo plastificato è che si legge, adesso voi non lo leggete perché è molto piccolo, ma si legge la grammatura, mentre invece nei piombi color piombo molte volte non lo leggi, si rovina e tendi a non vederlo, quindi diventano tutti uguali e diventa un disastro, quindi io comunque uso piombo gommato. Le Il- esche a questo punto. ok, piombo ovviamente usate piombi in base alla profondità, anche lì se utilizzate dei piombi pesanti fate velocità, quindi più piombo utilizzate più siete rapidi a scendere. È anche vero che sarà più faticoso tirare su, però se è un piombo pesante scendi molto più velocemente e nell'ipotetica 5 ore magari riesci a fare 10, 15, 20 calate in più del tuo avversario. Altro piccolo vantaggio, quindi vedete che una gara non è fatta da un vantaggio grande, è fatta da micro vantaggi che uniti poi diventano importanti. Esche. Allora, ovviamente il discorso esche è molto vario, è complesso, cioè io vi posso parlare delle esche che uso io e delle esche che si usano in generale. Poi ognuno di voi dovrà fare delle prove in loco perché quello che mangiano a Trieste o quello che mangiano in Puglia potrebbe essere diverso da quello che mangiano qui da noi a Cagliari. È anche vero che certe esche sono standard, ok, però su quale è meglio, purtroppo io non ho la sfera di cristallo e non conosco tutti i posti. Io vi dico che qui in zona nostra ne abbiamo parlato altre volte, l'esca che in assoluto io uso di più è il gambero tiger. Questo gambero tiger che nessuno trova, tutti mi chiamano, ma da noi non c'è. Io lo compro, l'ho sempre comprato nei supermercati perché è un gambero che si mangia. Oggi li vendo qui da me in negozio perché li compro per me e piano piano tutti li volevano, quindi ne compro una scorta e poi tutti gli amici e le persone vengono a prenderselo qua. Detto questo si può trovare nei supermercati perché è un gambero alimentare. Quello per me oggi è l'esca principe con cui faccio la maggior parte di gare, soprattutto queste a pesci di fondo. Un'altra esca che è molto molto interessante è il cannolicchio. Credo che il cannolicchio vada bene sia nelle zone di pietra come la nostra, sia nelle zone fangose come la tua, perché probabilmente si trova tranquillamente anche a Trieste e si trova un Qua po' si usa ovunque. tanto il gamberetto, la schila viva, si usa quella specie di gamberetto che vive nel fango, che stanno proprio dentro nel fango, che hanno due piccole chele, non so se hai presente. Sì, però sono tutte esche
difficili da trovare, anche il gamberetto Molto fresco. difficile. Il gamberetto E fresco oggi. costosissime, costosissime. Qua spendono 50 centesimi o anche di più per un'unica esca, per un'esca. Sono Però c'è gente esche che lo fa. molto costose, però non sempre danno i frutti, perché per esempio sono esche proprio locali. A me è capitato di fare delle gare nel Nord Sardegna piuttosto che da altre parti e riuscire magari a cavarne piede con il gambero pescato in quel posto dai pescatori, quindi il gambero rosa piuttosto che il gambero rosso. Poi alla fine mette tutti d'accordo il gambero tiger. Quello mette d'accordo sempre tutti. Non so perché, è una magia, però questo è. Un'altra esca che si usa nel bolentino perché dà ottimi risultati e poi è dura, rimane, è il calamaro battuto, possibilmente il calamaro fresco pescato a casa tua. Ovviamente il calamaro va spellato, va battuto, va fatto a striscioline, quella è un'altra esca che può fare la differenza. Altra esca da bolentino, se lo sai fare, è utilizzare la cozza, però la devi saper aprire perché è difficilissimo e devi saperla innescare, perché se devi iniziare a legarla diventa un film di guerra, perdi troppo tempo, quindi la cozza la si può usare con ottimi risultati se la sai sgusciare velocemente, oppure la sgusci già il giorno prima, quindi ce le hai già pronte, però la devi sapere innescare. L'innesco della cozza è abbastanza complicato. Beh, un'altra esca che mi viene in mente comunque è sicuramente il filetto di acciuga, nel caso in cui tu vada a pescare gli sgombri, che è molto meglio rispetto al filetto. Conosci questo, Davide? Questo è l'arnese che si usa Ah, quello che ci metti il filetto e dopo ci metti il filo elastico per intorno. preparare il filetto d'acciuga. Con questa roba qui, per i campionati di Chioggia, abbiamo preparato migliaia di acciughe, nonché ho riempito il muro di casa mia di sangue di acciuga. Mia moglie mi sta ancora rincorrendo perché noi andiamo a mettere, dopo aver tagliato l'acciuga in due parti, fatto proprio un filetto rettangolare, l'acciuga si posiziona qui, col filo elastico noi andiamo a girare solo una delle due lembi del filetto e poi lo andiamo a togliere, quindi ci troveremo un filetto di 3, 4, 5 cm con solo una parte legata. Nella parte legata noi possiamo andare a attaccare l'ammo e l'ammo da lì non si staccherà e quindi avremo una parte rigida e una parte invece che si muove e riusciremo a lanciare e a far scendere il nostro filetto di acciuga senza perderlo. Questa è Come attrezzo mi hai lasciato un attimo interdetto perché assomiglia tantissimo a quegli attrezzi che si usano per fare le piombature alle cime. esattamente, ma infatti è esattamente lui modificato. Perché ci sono rimasto un po' perplesso perché ho detto, ma cosa c'entra? Mica si faranno le piombe adesso. Vediamo, ne ho in svariati parti. Questa, per esempio, non è stato ancora modificato. Noi lo andiamo a modificare schiacciandolo e limandolo poco poco e diventa leggermente diverso, ma qui non lo trovo. E questo serve proprio per l'innesco dell'alice, perché l'alice purtroppo è un'esca meravigliosa come la sardina, però tende a sfaldarsi, quindi basta schiacciarla con le mani, a metterla a mare nell'ammo, non fa in tempo a scendere magari a 40-50 metri e la sardina o l'alice l'hai persa. Oppure nello sgombro tu vai a lanciare, perché spesso e volentieri gli sgombri non ce li hai sotto, ma ce li hai magari a 20-30 metri da te, e semplicemente lanciando l'esca si va a staccare, quindi va comunque legata. Questa è proprio una cosa tipica da gara. Eh, Possiamo andare a fare un discorso molto importante sulle esche. Io direi che possiamo anche chiuderla qua perché più o meno le esche da gara sono queste. Una parentesi, tutto ciò che è verme, quindi coreano, coreano rosso, americano, eccetera, eccetera, normalmente in gare normali non li utilizziamo, non è un'esca che usiamo, li possiamo utilizzare solo quando andiamo a fare delle pescate in basso fondo dove ci sono pesci molto, molto piccoli come sparlotta, come piccoli saraghi, come pesce re, tutti quei piccoli pesci che hanno la bocca molto piccola. Allora lì siamo molte volte costretti a utilizzare il verme perché loro hanno l'apparato boccale molto piccolo, altrimenti in gare normali tendenzialmente non lo usiamo mai.
E quindi qua possiamo chiudere il discorso esche. Altro piccolo appunto è l'ancoraggio. L'ancoraggio fa, secondo me, l'80% della vostra pescata. Quindi se fate una gara dove si può utilizzare il motore di prua, il gioco è semplice. Arriviamo nel punto, scegliamo il punto, schiacciamo un pulsante e da lì non ci muove più nessuno. Se invece facciamo una classica gara dove il motore non è valido, allora l'ancoraggio diventa fondamentale. Saper ancorare è un'arte, è molto difficile, quindi ricordatevi i punti. Innanzitutto, prima di buttare un'ancora, dovete assicurarvi di capire vento, corrente, se il vento è uguale alla corrente, se è diverso. Perché se voi la buttate tanto per buttarla, al 99% non arriverete mai nel punto dove volete pescare. E vi posso garantire che sbagliare di 5, 7, 8, 10 metri una pietra vuol dire pescare e non pescare. Quindi durante una gara capisco che c'è fretta, c'è ansia, però prendetevi il tempo giusto per ancorare, cioè quando voi buttate l'ancora dovete essere sicuri di finire nel punto dove volete essere, perché purtroppo quello fa tutta la differenza del mondo. E state attenti anche col GPS sempre acceso, perché spesso e volentieri durante una gara cambia di qualche grado il vento e voi, ancorati nel punto giusto, sbandierate a destra o a sinistra e potete sbandierare anche di 10, 15, 20 metri e sarete completamente fuori dal punto pesca. A quel punto pasturato. dovete velocemente ritirare sull'ancora e riancorare in base alla nuova, diciamo, con la correzione in base alla nuova corrente. Penso che anche in questo caso dovremmo fare un focus, perché non è una cosa né banale né che si può spiegare in un minuto. Quindi... No, questa è la cosa, secondo me, la cosa più difficile che c'è da spiegare e da fare in mare. Sì, perché le condizioni variano in tantissime situazioni e purtroppo bisogna capire un po' la logica, sapere un po' la geometria e dopo con la trigonometria riuscire a calcolare i punti dove si va a calare. Ma Bisogna faremo un video apposito. Bisogna ragionarci e non buttare l'ancora, soprattutto quando il mare ci sembra completamente calmo e ci sembra che ci sia pochissima corrente. Quelli sono i momenti in cui tu butti l'ancora in modo proprio svogliato, perché tanto pensi di e lo sbagli regolarmente ogni calata. E quello vuol dire perdere tempo, energie, perché poi va recuperata l'ancora, ributtata, e quindi ragionateci, perché l'ancoraggio veramente è la differenza tra un vero pescatore e un pescatore che fa le cose tanto per farle. In una gara questo è proprio all'ennesima potenza. La differenza è proprio enorme. Ovviamente, ripeto, oggi questa problematica viene mascherata dai motori di prua, che con un semplice pulsante, però i motori di prua hanno un costo importante, ripeto, non sempre li puoi utilizzare. Sono ancora tantissime le barche, tra l'altro, che non ce li hanno, quindi anche questo è un discorso che bisogna tenere sempre in considerazione. Vuoi mostrare, Fabrizio, allora per finire questi due combo, una canna allora multipurpose, diciamo così, che vada bene per una pesca a bolentino, che sia economica? Allora, noi torniamo sempre. Allora, vi faccio rivedere. Ce li ho qua. Allora, una canna per chi vuole iniziare. Ve la metto da questa parte che si vede meglio. Questa è una Tubertini Talaxa 7003. Questa è la canna, tra le canne belle di Tubertini, la più economica. È una canna che si possono comprare tutti, perché è una canna che costa decisamente sotto i 100 euro, quindi più o meno tutti se la possono comprare. Se non ricordo male, 2,40, 2,70, 3 metri, 3 metri e mezzo. Io vi consiglio su questo tipo di canna, lasciate la 2,40 perché non serve, è troppo corta. Potete lasciare la 3 metri e mezzo perché è un po' pesante, quindi rimanete tra la 2,70 e la 3 metri. Questo è un consiglio che vi do per acquistare, sia che volete fare una gara, sia che volete andare a fare una pesca a bolentino normale. 2,70 m, 3 metri. La 3 metri è perfetta. Ok?
Questa è una canna. Vi faccio vedere a quel punto, tanto siamo qua, l'altro modello, che è il modello la via di mezzo, che è sempre Talaxa, però in questo caso è la 6008. Questa è una canna, eccola qua. Questa ovviamente, essendo una canna più tecnica, non la fanno 2,40 m, parte dai 2,70 m ai 3,5 m. E anche qua vi dico che se volete fare una bella pescata state sulle canne da 3 metri, 3,5 m. Ok? Quindi abbiamo già dato due fasce di prezzo. Top di gamma, Genetic Hero. Do un'anticipazione, a brevissimo uscirà la mia canna da bolentino, che dopo l'onda dell'Ecnusa ci hanno chiesto di fare una canna da bolentino, quindi a breve mi arriveranno i prototipi. Speriamo tra marzo e aprile di avere la canna da bolentino di Matti per la pesca. Questa è Come una mulinello? mulinello. Allora, adesso io qua vi faccio vedere il mulinello direttamente bello, che è il Flight Surf di Okuma, che è un mulinello che ho fatto vedere in svariati altri video. Questo è un mulinello che io uso in gara. Questo è un mulinello che costa circa 200 euro, quindi già un mulinello che costa. Altrimenti potete utilizzare uno Shorecast di Daiwa, un mulinello che anche quello costa sotto i 100 euro, è un mulinello qualità-prezzo molto interessante che va benissimo per tutti i tipi di bolentino, anche qua magari poi Con cosa la imbobini? Che filo, che multifibra ci Allora, metti io dentro? tendenzialmente quando pesco a profondità uso sempre un trecciato, ok? L'unica pesca dove sono andato a farlo col nylon, se voi andate a vedere, è la pesca allo sgombro. Questo è imbobinato con uno 0,20 nylon, ma questa è l'unica pesca dove io utilizzo il nylon. Tutte le altre pesche io utilizzo trecciato. Anche là tendo a utilizzare dei trecciati molto fini, quindi 0,10, 0,12, qualche volta anche 0,8, perché tanto non dobbiamo fare guerre con pesci giganti, ma dobbiamo fare velocità. Quindi per noi è importante avere un trecciato fine per tagliare bene l'acqua e non creare la pancia con la corrente. Quello è molto molto importante. Shock leader finale di 7-8 metri, magari dello 0,28, e da lì si scende con trave e braccioli. Poi in base alla pesca che fai devi mettere tutto quanto in scaletta, ovviamente. E niente, poi magari mettiamo dei link, magari anche di altre attrezzature. E come sempre, tutti gli amici che ci ascoltano ormai sanno dove trovarci, Matti per la pesca. Ormai sono diventato il centralinista. Mi sa che mettiamo 1 euro per ogni telefonata e potrei iniziare a diventare ricco. A parte gli scherzi, stiamo avendo un grande riscontro con questi video. Noi siamo molto contenti, ma mi sembra anche che il cliente che ci chiama e ha, diciamo, un'organizzazione di attrezzatura ad hoc abbia i suoi grandi vantaggi. Quindi speriamo di continuare così e di far contenti più persone possibile. Fabrizio, come sempre ti ringrazio e ci diamo appuntamento per il prossimo video a questo punto. Ok, va bene. Alla Ciao a prossima. tutti. Ciao. Ciao ciao.